Buongiorno, sono Amedeo e questa è ATH. Oggi siamo arrivati al 22esimo step del metodo ATH, quindi parleremo delle transizioni. Cosa sono le transizioni? Le transizioni sono tutti quei cambiamenti di velocità del cavallo. Possono essere ascendenti o discendenti, quindi possono essere da fermo al passo, dal passo al trotto, dal trotto al galoppo, oppure possono essere da fermi al trotto, da fermo al galoppo, o dal passo al galoppo, quindi sono tutte quei cambiamenti di velocità verso l'alto. A differenza, le transizioni discendenti sono un cambiamento di velocità verso il basso, quindi dal galoppo al trotto, dal trotto al passo e via dicendo. Come dobbiamo lavorare con le transizioni, o meglio come insegniamo a un cavallo a gestire le transizioni? Le transizioni dobbiamo imparare a pensarle come il motore del cavallo, ovvero come possiamo agire sul motore e come possiamo agire sul freno del nostro cavallo. Abbiamo visto nel lavoro da terra che per spingere in avanti un cavallo dobbiamo mettere pressione verso il posteriore. Una cosa simile la faremo da sella, ovvero creiamo una pressione che mi porti il cavallo in avanti. Questa pressione è data dalle nostre gambe. Le nostre gambe sono il motore. Quindi quando io premerò le mie due gambe dai lati, il cavallo, trovandosi chiuso tra due porte laterali, non potrà far altro che andare in avanti. Quando vogliamo aumentare, il concetto rimane lo stesso, quindi metteremo pressione sulle due gambe fino a quando il cavallo non passerà un'andatura superiore. Il galoppo, se non andiamo a parlare di galoppo destro e sinistro, perché allora lì avremo una costruzione diversa, può funzionare nella stessa identica maniera. Più metto pressione, più il cavallo deve scappare in avanti, quindi sfuggire dalla nostra pressione andando in avanti. Ma vediamo un attimino come procedere nelle andature ascendenti. Partiremo prima di tutto con lo sguardo. Come sempre la prima cosa che dobbiamo fare è guardare dove vogliamo andare. Associamo poi dei suoni alle andature. A me piace usare la rana singola per il passo, la doppia per il trotto e il bacio per il galoppo, in modo che il cavallo sappia distinguere le richieste, e anche perché sono dei livelli di pressione, visto che anche qui stiamo lavorando a livelli di pressione. Una volta che il cavallo impara a distinguere questi suoni, imparerà anche ad agire di conseguenza, quindi poi non ci servirà più nemmeno la pressione delle gambe, ci basterà dare voce, guardare nella direzione e il cavallo imparerà a prendere l'andatura richiesta. Ma proviamo a vedere il passo. Siamo fermi, siamo statici in questo momento, quindi guarderò in avanti, metterò pressione con le due gambe, voce. Nel caso in cui il cavallo non dovesse partire perché non sa il comando, perché è pigro, perché qualsiasi cosa, non dovremo far altro che aumentare i nostri livelli di pressione. Quindi non sarà più la gamba che si appoggia, ma comincerà a essere lo sperone, se abbiamo lo sperone, oppure il tallone del nostro piede. Se ancora non funziona andremo a dare un colpo. Nel caso in cui tutti questi livelli di pressione non funzionino, piuttosto che andare a litigare con le gambe, preferisco utilizzare un frustino, come in questo caso. Quindi io guarderò, darò voce, metto pressione con le gambe, schiaccio lo sperone, do un colpo, non funziona, utilizzo il frustino. Questo perché cerco di dissociare il fastidio delle gambe che potrebbe avere un cavallo e fare in modo che non si metta contro le gambe, ma cerco di ricordargli il lavoro che abbiamo fatto da terra, quindi la pressione che arriva da dietro. Per questo motivo chiedo una prima volta, una seconda volta, una terza volta con le gambe, dopodiché vado ad agire sul posteriore. In questo modo il cavallo non avrà delle rimostranze sulle mie gambe, nelle quali potrebbe mettersi contro, e capirà il comando perché sarà lo stesso che abbiamo utilizzato da terra. Vediamo una transizione dal passo al trotto. Guardo sempre nella mia direzione, metto pressione con le due gambe. Ok, nel momento in cui il cavallo parte è molto importante che io rilassi il mio corpo, che io cerchi di mettermi il più possibile rilassato e tranquillo, questo per fare capire al cavallo che ha eseguito il comando corretto. In questo momento ha deciso di sua iniziativa di accelerare, quindi
devo fare una transizione discendente. Avete visto che ho portato il mio peso leggermente indietro, ho staccato un po' le gambe, ho preso contatto con la sua bocca. Anche qui abbiamo lavorato per livelli di pressione crescenti. La mia prima pressione è stato il corpo, posso abbinare anche la voce con un shh o un easy a nostra scelta, in modo da associare come sempre la voce a un comando. Dopodiché ho staccato le gambe, che abbiamo visto prima essere il motore. Non funzionando, vado in contatto con la bocca e aumento quel contatto fino a quando non ottengo una decelerazione. Torniamo un momento alle andature crescenti, quindi prendo un po' di contatto con la bocca, questo perché mi serve per avere un po' di controllo su dove andremo poi, perché quando aumentiamo l'andatura può essere che il cavallo perda un attimino la direzione. Avere un po' di contatto permette al cavallo di mantenersi allineato sulla direzione che stiamo mantenendo. Quindi un po' di contatto, guardo nella direzione, voce, premo le gambe e appena ottengo quello che ho richiesto, rilascio. Le mie gambe rimangono morbide ma vicino al cavallo, perché deve sapere che sono con lui, deve sentire che l'impulso c'è ancora, non deve calare e io sono pronto a intervenire in ogni momento. Proviamo a fare un galoppo in questo momento, riprendo un po' di contatto, metto gambe. Ok, anche in questo caso mi rilasso e lascio che il cavallo prosegua nella sua andatura. Ora proviamo a vedere un'andatura invece, una transizione discendente, quindi andrò indietro con le mie spalle, staccherò leggermente le gambe, darò un po' di comando e se non lo ottengo la transizione prenderò contatto con le redini, quindi con l'imboccatura. Quindi proviamo indietro con le spalle, stacco leggermente le gambe. Ok, avete visto che ha rallentato. Se riusciamo a ottenere questo, come dicevo prima, riusciamo ad avere il controllo sulle andature del cavallo con la voce e con la nostra posizione del corpo e non dovremo più andare ad agire con le gambe o peggio ancora con le mani, perché questo deve essere il nostro obiettivo finale, avere il controllo delle andature del cavallo tramite la nostra posizione, il nostro sguardo e la nostra voce, non utilizzando la bocca del cavallo. Una transizione particolare che ho voluto lasciare in questo ambito, in questa tipologia di manovra, è il back, ovvero andare indietro. Andare indietro possiamo definirla anche quella una transizione, perché alla fine non è altro che un impulso però verso dietro. Come dobbiamo insegnare a un cavallo ad andare indietro? L'errore più grande che possiamo fare è quello di tirarlo per la bocca e trascinarlo dietro di noi. Può essere che lo accetti, ma può anche essere che decida di opporsi e quindi avremo delle situazioni in cui abbiamo il cavallo che butta la testa al vento o che peggio ancora si impenna. Quindi il back da dove deve partire? Deve partire dalle nostre gambe. Se abbiamo detto prima che per andare in avanti devo chiudere le porte laterali, perché così al cavallo per sfuggire alla pressione deve andare per forza in avanti, per andare indietro il concetto è lo stesso, solo che chiuderò anche la porta davanti. Mettendo pressione dai lati e trovandosi la porta chiusa davanti, il cavallo non può far altro che andare indietro. Quindi prendo un po' di contatto con la bocca, non tanto, quel tanto che basta per fargli sentire che ho chiuso la porta davanti a lui e metto pressione con le gambe. All'inizio non capirà, però io aumenterò la pressione e il cavallo non potrà fare altro che andare verso indietro. Se le prime volte non capisce e parte in avanti, non abbiamo fretta di tirare sulla sua bocca, ma rimaniamo semplicemente in contatto e continuiamo con le gambe, finché il cavallo non capisce che l'unico sistema per uscire dalla pressione è andare indietro. Ci accontenteremo di un passo all'inizio, poi saranno 2, 3 e così via. Una volta che il cavallo ha imparato ad andare indietro in questa maniera, capirà che più pressione metto, più deve accelerare il suo modo di indietreggiare.
sempre senza utilizzare le redini, senza utilizzare l'uso delle nostre mani. Inoltre mi piace insegnare ai cavalli che il back è una pressione più avanti rispetto alla pressione richiesta per andare in avanti, quindi per andare in avanti premerò la gamba sotto di me, per chiedere il back la mia gamba si sposterà leggermente in avanti. In questo modo il cavallo impara che quella posizione di pressione è una richiesta di back. Di nuovo vado a liberare la bocca del cavallo dal comando e lo trasporto al centro del corpo del cavallo, dove effettivamente c'è il motore. Sulle transizioni abbiamo detto un po' tutto quello che riguarda le basi delle transizioni, poi ce ne sarebbe ancora molto da dire, perché oltre al passo, trotto e galoppo possiamo avere un passo lento, un passo veloce, un trotto lento, un trotto veloce, un galoppo cantero, un galoppo veloce. Abbiamo un galoppo destro, un galoppo sinistro. Sono degli stadi avanzati delle transizioni. Galoppo destro e sinistro lo vedremo poi più avanti in un altro step, ma il concetto che è importante capire è come funziona una transizione, quindi pressione dai lati o tolgo pressione dai lati, guardare nella direzione sempre, perché questo aiuta il cavallo a capire dove stiamo andando, e utilizzare la voce. Con questo abbiamo insegnato al cavallo le transizioni base, quindi passo, trotto e galoppo e back, che abbiamo capito, l'abbiamo messo in questa fase di lavoro non a caso, e dal prossimo video vedremo poi di avanzare su altre manovre. Per oggi sulle transizioni questo è tutto e noi ci vediamo al prossimo video.